Quando volete preparo il caffè, qui sopra ho tutto, macchinetta per il caffè a capsule, cucina, pasta, pomodori. Ma come signorina, lei non conosce lo slogan? Solo Puffin ti darà forza e grinta a volontà. Ti senti più determinato o più egocentrico? Cari motociclisti, velisti e popolo del viaggio di lungo raggio, benvenuti a questo nuovo episodio della rubrica Vite in Viaggio. Questa volta mi trovo in Salento, esattamente nella mia Gallipoli, e tra passeggiate in spiaggia nei giorni belli e purtroppo nei giorni brutti, alternati a tramonti da capogiro, non posso fare a meno di gustare esplosivi sapori tali da risvegliare anche le papille gustative più dormienti. Ed è proprio qui che incontro uno dei viaggiatori, potrei dire, più controversi, una persona capace di dividere a fette, in più insiemi, quelli che lo amano, lo seguono e lo acclamano e coloro che intendono il viaggio, soprattutto in moto, come qualcosa di diverso. Ed è proprio questa sua peculiarità che, unita ad una forte determinazione, lo ha reso a suo modo unico. Quindi, per chi non lo avesse capito, oggi faremo due chiacchiere con Marcello Anglana e lo incontreremo in una location speciale a raccontarci milioni di chilometri a polvere divorati a bordo delle sue Honda Goldwing. Ma non parleremo solo di moto, parleremo anche di altri mezzi e ci faremo raccontare quanto contano i numeri e i fogli Excel. Sì, avete capito bene. Soprattutto avrò il privilegio di essere ospitato a bordo di Libertà. Sono tante le cose da dire e vi anticipo subito che potrete trovare tutti i link a siti, social di Marcello, approfondimenti e possibilità di acquistare libri direttamente qui in basso in descrizione. Non posso che invitarvi come sempre ad iscrivervi al canale e a utilizzare lo spazio commenti per tutte le vostre riflessioni e domande. Bene, non vi anticipo altro, sedetevi comodi e iniziamo tra qualche istante, subito dopo lo sponsor del video di oggi. Momento strepitoso. Per tutti noi che viaggiamo e spesso facciamo uso dello smartphone per fare foto e video, il cavalletto portatile CraftGeek mi ha colpito perché lo apri con un tocco, comodo e soprattutto per fare tutto in un istante anche con una sola mano. Durante il recente viaggio ad Istanbul lo abbiamo usato tanto in tutte quelle situazioni dove la qualità video dello smartphone, unita alla praticità di questo cavalletto, si sono rivelate comodissime e più che sufficienti in molte situazioni. Ha un design brevettato Tap to Open, basta toccare il fondo del treppiede sul terreno per aprirlo automaticamente. Il telecomando è davvero comodo per avviare il video o scattare delle foto comodamente a distanza. La rotazione a doppio asse di 180 gradi permette una vasta gamma di angolazioni, adattandosi ad ogni situazione. Il morsetto centrale per smartphone è in silicone per proteggere il telefono dai graffi. È alto 168 cm in alluminio leggero. Lo potrete trovare in colore nero e bianco, ha una bella base larga e stabile con cuscinetti antiscivolo. Lo potrete usare davvero in molte situazioni, anche per chi si diverte a vloggare. È leggero e lo puoi mettere ovunque. Il prezzo è assolutamente accessibile e solo con il link e i codici che ti lascerò in descrizione potrai avere uno sconto dedicato a tutti gli amici del canale. Grazie CraftGeek ed ora buona visione. Che spettacolo essere in questa situazione. Cioè, è molto più grande della tenda che usavi quando andavi in moto. Una casa. Questa è la mia barca, Libertà, comprata poco più di un anno fa, rimessa a nuovo, rivoltata come un calzino, manutenzione straordinaria fatta, montati accessori, elettronica, timone automatico, tutto quello che serve per poter navigare in sicurezza e da solo per lungo tempo. Qui a sinistra c'è la cucina con frigo, forno, 4 fuochi, lì in fondo c'è la macchina da caffè dietro l'angolo, poi ci prendiamo un bel caffè. Ovvio. Abbiamo a poppa la cabina doppia, adesso è tutto in disordine perché stanno facendo i lavori di carena, quindi hanno messo dentro i parabordi e altro materiale. Sotto la scaletta da dove siamo scesi c'è il motore, un 29 cavalli Yanmar, non si vede ma è proprio lì sotto i gradini, no, più avanti. È proprio al suo aspetto. A sinistra c'è il bagno con doccia e tutto quello che serve, elettrico. A sinistra in fondo dietro al bagno, accessibile anche dall'esterno, c'è un enorme gavone che permette di stivare tutto quello che serve, accessibile dall'esterno. Ciao! Lì dentro ci può entrare una persona e si può stivare di tutto, continua fino a poppa. Anzi, io sono un capitano molto tollerante, concedo 3 fogli di carta per pulirsi. Altrimenti 1. E se non dovesse bastare... No, alcuni 0. Alcuni 0. Se non dovesse bastare, c'è la scappatoia. Ci si butta Come in acqua. tutte le norme, c'è sempre la scappatoia. Ok. Scarichi e ne usi altri 3. Ah, vabbè.
Ma non esiste proprio che tu fai la matassa, il malloppone del cesso, perché se si intasa poi lo pulisci tu, lo smonti tu ed è una cosa fastidiosissima. Qui dentro c'è un sacco di spazio per mettere roba, sportelli, dispensa, ogni cosa al suo posto. Non vi mostro tutto perché sennò non ne finiamo più. La dispensa adesso è semivuota, però io vi dico soltanto che quando parto sono autonomo per 2 mesi da solo. Pasta, pomodoro, fagioli, conserve, tutto. Quindi lì c'è la dispensa, qui materiale di rispetto, la libreria di bordo, ci sono anche i miei libri di moto che comunque sono parte di me, ma essenzialmente portolani, carte nautiche. Adesso qua in disordine, però questo è il tavolo di carteggio, dove c'è tutto quello che serve per navigare in sicurezza. Qui sotto c'è la sentina che è molto profonda, il serbatoio del gasolio, qua dentro ci sono degli accessori che dovevo montare, le bandiere per i vari viaggi dove vado, il quadro elettrico di bordo che mi permette di controllare tutto quanto. Prua molto comodo perché è molto lungo, c'è un'altra cuccetta doppia e come si noterà dalla porta, qui dorme il capitano, Captain. Ovviamente tutto questo si comanda dall'esterno, vedrete il GPS da dove comando tutto. Strumenti di navigazione accesi. Scopro la ruota del timone, in questo modo, siccome la barca è abbastanza stretta, permette di passare comodamente di lato senza bisogno di ostacolarsi e quando serve si apre ed è pronto. ed è pronto per navigare. Comunque funziona anche quando è chiusa. C'è la bussola che è fondamentale ma che si usa sempre meno perché ormai sta lì solo per sicurezza. La cosa fondamentale è la strumentazione elettronica. Questo è un GPS da dove comando praticamente tutta la barca. Quindi io da qui, e taccio ovviamente, questo è il porto di Brindisi, tutte quelle linee bianche e nere tratteggiate tipo formiche, briciole di pane, sono le navigazioni che ho fatto perché lui può memorizzare tutto. Qui per esempio ci sono tutte le rotte che ho fatto da qui a Creta quest'estate. Quindi c'è tutto lo storico praticamente dei tuoi Sì, viaggi. lo puoi salvare su un SD, li puoi copiare, salvare, archiviare, portare al Lo puoi computer. replicare, ti Come puoi in rimettere moto. sulla stessa rotta, eccetera. Come in eccetera. modo, fai le mappe, Google Earth, quello che vuoi, condividere, eccetera. Questa è la telecamera in testa d'albero. Queste sono tutte e tre in testa d'albero. A prua, scusate, questa a prua che mi permette di vedere l'ancora e la catena quando calo l'ancora. E questa a poppa. E spesso, per esempio, quando arrivo nei porti, nelle baie, io ho dalla telecamera in testa d'albero, che è questa qui, io vedo già quello che c'è dietro il molo. Io da qui posso comandare il timone automatico. Per esempio, se gli dico vai qui, lui mi calcola immediatamente la rotta. Adesso lui ha calcolato la rotta, vedete, ha fatto le curve, tutto quanto. Avvio la navigazione. Posso decidere di attivare l'autopilota e a quel punto io potrei non toccare più la ruota del timone finché non arrivo. E ovviamente la cosa fondamentale è che in navigazione bisogna sempre prestare attenzione, quindi ci deve essere sempre una persona di guardia, sempre, perché il timone automatico evita gli ostacoli fissi, ma non evita la barca che ti viene addosso. Anche se ho il radar e quindi potrei avere l'allarme del radar, però alcune cose al radar sfuggono. È autonomo. E siccome con i 200 litri d'acqua sono riuscito ad andare avanti un mese, pur facendomi la doccia ogni giorno, vuol dire che non ti devi fermare nei porti. Ti fermi dove vuoi, quando vuoi, come vuoi. La percezione Sei della libertà libero. totale. Non per niente il nome della mia barca è quello. Chi è Marcello nella quotidianità? Quanti anni hai e dove vivi? Sono una persona normale che conduce una vita normale, in modo normale, ma che a volte ha voglia di fare cose non normali. Perché il viaggio, secondo me, è un completamento perfetto della propria vita. E fin da ragazzo mi è sempre piaciuto viaggiare, privilegiando non solo il luogo in cui vado, ma il modo in cui ci arrivo. E credo che questa sia la costante dei miei viaggi. Non ho particolari doti fisiche o di preparazione per fare i viaggi. Magari ho una discreta determinazione e volontà, quello sì. Però il normalità, sottolineo, è nel senso che sono cose che quasi tutti possiamo fare se abbiamo una buona determinazione e una certa meticolosità nel prepararla.
Io ho 61 anni, sono nato e vivo a Lecce da sempre, sono un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, ho fatto altri lavori dipendenti prevalentemente nel pubblico impiego prima, e sono sposato, ho una figlia e vivo a Lecce, come ho già detto, dove sto benissimo, e da Lecce sono sempre partito per i miei viaggi. E sei ritornato? Sì, perché io torno sempre, non dimentichiamolo, questo è il boomerang che presi in Australia, come il boomerang io torno sempre. Tu mi hai fatto salire su Libertà. Perché le hai dato questo nome? Lo possiamo immaginare, però ecco, per quanto possa apparire scontato, no? Il nome Libertà per te probabilmente è la sintesi di qualcosa di più. Libertà è l'essenza dei miei viaggi e Libertà è lo stesso nome che aveva la mia barca precedente, che era una semplice deriva, un catamarano gonfiabile che comprai durante il periodo della pandemia e che proprio in quel momento mi faceva assaporare ancora di più il significato della libertà di quando eravamo costretti a casa. Libertà perché il mio modo di intendere il viaggio, di essere libero, di decidere dove andare, quando fermarmi. E la libertà maggiore si ha appunto quando si è autonomo, perché io dico sempre gli amici, i familiari sono ben accetti e fanno piacere averli con sé, ma non sono necessari, perché io nel viaggio devo essere autonomo, devo decidere in autonomia cosa voglio fare, cosa è meglio e cosa è più sicuro per me, ma soprattutto cosa voglio fare in quel momento. E io non sono superstizioso, la prima cosa che ho fatto quando ho comprato la barca usata, di oltre 30 anni, è stato cambiarle il nome. Perché effettivamente stavo per chiedertelo, di solito non si cambiano i nomi alle Detto in barche. modo più educato, non me ne importa assolutamente niente. Ok. Non sono superstizioso. Ok. Io il nome lo cambio perché la barca deve essere mia col mio nome, non col nome della seconda moglie del primo proprietario. Fine. Bene, 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 con questo basta. Sul nome non si aggiunge altro. 3 minuti cronometrati, li cronometrerò, ok? Mi fido. Per partire, quindi introducendo ciò che tu hai fatto, mi piacerebbe che raccontassi in 3 minuti cronometrati, lo so che è dura, è molto difficile, un excursus veloce dei tuoi viaggi. Sto per schiacciare. Pronti? Pronto. Vai. Bene, cercherò di sintetizzare in 3 minuti 40 anni di viaggi, perché proprio ieri notavo che sono 40 anni che viaggio in modo abbastanza serio. Ho cominciato con la mia prima passione, che è anche l'ultima, quella che vedete adesso, la vela, e quindi da 21 anni, 20 anni circa, ho cominciato a navigare con barche a noleggio, come marinaio, con amici, in giro per il Mediterraneo. Ho fatto una dozzina di crociere, da Gibilterra fino alla Turchia, e quelle sono state le mie prime esperienze di viaggio. Ho comprato delle derive, il laser, tenuto per 20 anni, con cui giravo, essenzialmente ovviamente da solo, in zone più vicine. Poi è venuta la passione per la moto, nata casualmente, non dirò qui come, e che mi ha completamente assorbito. E quindi ho cominciato a viaggiare. Il primo viaggio serio è stato Capo Nord, fatto a modo mio, 10.000 km in 10 giorni, perché avevo proprio la voglia di fare strada. E come il titolo del primo dei 6 libri che ho scritto, la meta è la strada non nel senso di nastro d'asfalto, ma nel senso che è più importante del luogo dove decidi di arrivare, dove comunque è importante arrivare, è il modo in cui ci arrivi, il mezzo è quello che incontri lungo la strada. Persone, cose, economia, storia, tutto. E quindi da Capo Nord poi ho fatto un sacco di viaggi in Europa, ho visitato tutti i 50 stati europei e poi ho cominciato a lanciarmi al di fuori dell'Europa, quindi il primo viaggio decisamente extraeuropeo, a parte qualche puntata in Nord Africa, è stata la Mongolia. E lì arrivare in Mongolia attraversando la Siberia è stata dura, ma estremamente gratificante e interessante. Hai un recupero di 6 secondi. Quindi attraversare la Siberia, Samarcanda e così via, la Mongolia, le strade, la mancanza di assistenza, gli inconvenienti, riuscire a cavarmela da solo, dormire nella steppa in attesa di trovare il modo per riparare la ruota e così via. E poi da lì sono nati tutti i viaggi europei, extraeuropei, quindi Giappone, Medio Oriente, il giro del mondo, tenuto in 80 giorni, per la precisione 83 perché l'aereo saltò. Poi il viaggio più lungo, l'unico sul quale non ho scritto ancora il libro, è la Panamericana, quindi dal Sud America, dalla Patagonia fino al nord dell'Alaska e poi attraversamento del Canada. Poi la nuova Goldwyn, perché ho fatto tutto con la vecchia Goldwyn che ha ormai 1 milione di chilometri, dopo 25 anni,
Con la Nuova Golding ho attraversato l'Africa da nord a sud e quindi dopo l'incidente di 2 anni fa, di cui parleremo dopo, non ho più avuto stimoli nel viaggiare in moto, semplicemente perché non mi diverto, in quanto devo stare sempre attento a tutti quelli che ti possono venire addosso e poi gli spizzi me li sono tolti, e sono tornata alla mia prima passione, che comunque era tenuta in caldo con le piccole derive con cui viaggiavo, catamarani gonfiabili o altro. Ho comprato questa barca di 30 anni, l'ho rimessa a nuovo e dall'anno scorso ho cominciato a navigare seriamente. Creta, Stop. un mese da solo, eccetera, eccetera. Bravissimo. Con al netto del recupero Del colpo di tosse. del colpo di tosse sei stato assolutamente nei tempi. Tu sei un motociclista un po' controverso. E quindi mi piace come dire, sfruttare questo momento e questa occasione per smarcare magari, no, un po' dei preconcetti che ci possono essere, delle visioni. C'è chi il viaggio, qualunque sia il tipo di viaggio o con qualunque mezzo, lo esprime fondamentalmente attraverso immagini di incontri e di emozioni. Tu lo hai fatto anche in questo modo, ma hai dato molta priorità, ed è questo un elemento che ti caratterizza, dando priorità ai numeri e alle statistiche. Ok? Ricordo circa 15 o forse qualche anno più fa, perché ci conosciamo da tanto tempo, quando dopo il tuo viaggio a Capo Nord ci siamo visti qui e tu mi hai dato un CD dove c'erano, un DVD dove c'erano praticamente un foglio Excel con tutto il percorso e tutta un'analisi numerica di questo tuo viaggio verso Capo Nord. Mi colpì tantissimo, mi spiazzò tantissimo, ok? Che cosa significa per te fare questa analisi dei numeri, della statistica? È una deformazione professionale o per te è un modo anche per rendere più tangibile la tua esperienza? I numeri sono la misura delle cose. In particolare in un viaggio i numeri, per esempio riguardanti i chilometri o le miglia, come in questo caso, sono la base del viaggio, nel senso che se non ci sono chilometri non c'è viaggio. Se non c'è movimento, non c'è viaggio. Può essere una qualunque altra cosa, un'introspezione, una riflessione, un'analisi, ma non c'è viaggio. Quindi sono la base. Ovviamente dire che sono la base non vuol dire che sia tutto il viaggio. È il primo passo. Se non ti muovi, non viaggio. Quindi io parto dall'analisi del movimento, dei chilometri, delle miglia, dei litri di benzina, dei litri di gasolio, di questo, per poi andare oltre. Ma parto da questo, perché se non parto da questo non ho messo la cornice nel viaggio e poi il quadro dipende dalle pennellate del pittore. Cosa ci perde o cosa ci guadagna il viaggiatore che dei numeri se ne frega? Si può viaggiare anche senza tutti questi numeri, puoi fare il giro del mondo senza sapere quanti chilometri hai percorso, senza sapere quanti litri di benzina hai consumato, senza sapere quanti notti sei stato in albergo, quante in tenda, quanti ospiti di una persona. Lo puoi fare. Quello è il mio punto di vista, il mio modo di viaggiare. Non pretendo che sia il migliore, tantomeno pretendo di imporlo agli altri. Semplicemente io viaggio così. E non è una forzatura, per me è una cosa naturale, partire dai numeri per poi andare oltre. Perché per me, se non ho la cornice, non comincio a fare il quadro. Poi c'è anche chi decide di fare il quadro direttamente e la cornice non la fa mai perché non la ritiene importante. È il mio modo di viaggiare. Ma io partire dai chilometri, dalle tappe, dal percorso fatto, dalla traccia GPX, per dire, per me è fondamentale perché mi aiuta sia in modo spicciolo, riesco a inquadrare meglio ancora di una buona memoria che ancora ho, ma che non è perfetta, dove ero, perché ero lì, cosa stavo facendo, e poi perché, come ho detto, è una cornice all'interno del quale io mi posso tranquillamente perdere nelle pennellate del pittore. Sai che sensazione ho? Che probabilmente, forse oggi facendomi salire a bordo di Libertà, no? Dal momento che comunque tu sei nato come viaggiatore sul mare, ok? Probabilmente il mare ti impone una maggiore attenzione all'analisi, alle statistiche e ai numeri. Non lo so, non sono un navigatore, non te lo so dire, però probabilmente questa è un'estrazione, no, che tu hai. Sì, questo è il quarto dei miei giornali di bordo, in Facciamo poco vedere. più di un anno. Ok? Quando io navigo sul giornale di bordo, che è buona norma tenere, anche se non tutti lo tengono, e puoi anche farne a meno,
segno tutto, sia le mie impressioni, le mie riflessioni, Giralo di quello qua. che capita, quello che incontro, dai numeri tipo litri di gasolio, miglia percorse, vento incontrato, ostacoli, persone incontrate, buoni ormeggi, tutto, incidenti, cose che non vanno, perché questa è la base. Qui dentro ci sono sia numeri che pensieri, dal com'è bello questo tramonto o quest'alba, perché per me l'alba è la prima cosa del giorno, a quante miglia ci vogliono per andare controvento per 50 miglia a nord e attraversare il canale d'Otranto. C'è tutto. Però poi a me piace scrivere, come testimoniano anche i 6 libri che ho scritto e quello che sto scrivendo adesso di Vela, il primo dopo le moto. Piace scrivere, non è una forzatura. E se scrivo, per me è più facile essere preciso che essere approssimativo, perché se dico che ho consumato 1500 litri di benzina per fare il giro del mondo, sono 1500, non tra 1000 e 2000. Se tu dovessi una volta, no, provare a rinunciare ai numeri e all'analisi statistica e a dire ok, io provo a mettermi alla prova in un modo diverso, facendomi forse anche del male e ignorando i numeri e provando a vivere qualcosa che magari Come vero? ecco, cosa ti sbarellerebbe questo tipo di dimensione del viaggio? Potrei farlo, Mm, me lo godrei anche, ma sarebbe meno divertente. ok. Perché stare un mese in giro per isole a zonzo, cosa che ho anche fatto, senza sapere quante isole hai toccato o quante miglia hai percorso, per me è meno divertente, è semplicemente meno divertente. È come andare a vedere una partita, vedere le bellissime azioni di gioco e poi non sapere il risultato. Ti diverti, ma se vai a vedere Milan-Inter, un bel derby, ti può anche piacere vederlo. Ma poi sei anche abbastanza interessato a sapere se è stato che ha vinto 3-2 l'Inter o il Milan, non è completamente indifferente. Ecco, i numeri per me è come avere il risultato della partita, perché il gioco è importante, ma si parte dai numeri, in fondo si gioca per vincere. Ti provo con un'altra volta, ancora su questo punto. Se tu hai immaginato magari di, in questo senso, provare a vivere l'emozione del viaggio mettendo da parte i numeri e alimentando il viaggio attraverso delle sensazioni e delle emozioni, magari immaginando anche di andare a raffinare, no, la tecnica del videomaking piuttosto che della fotografia. Ecco, mi permetto di provocarti su questo proprio perché è interessante, vista la tua visione, che ti caratterizza come viaggiatore ed è un elemento che secondo me è interessante condividere, no, rispetto agli altri. I tuoi numeri hanno aiutato molte persone a programmare i loro viaggi. I tuoi numeri hanno dato una dimensione temporale ad altre persone per poter capire se c'erano oppure no le condizioni per farlo. E se tu provassi in questo senso a immaginare, dici ok, io domani come Marcello vorrei provare ad affinare le tecniche del videomaking per portare sui tuoi canali, sui tuoi social, magari dei contenuti impregnati da qualcosa di più emozionale. Come ti vedi? Io nei miei viaggi, in quasi tutti, ho cercato sempre, compatibilmente ai miei mezzi e al mio tempo, anche di documentarli dal punto di vista video. Quindi oltre a scattare migliaia di foto, devo forzarmi a scattarne di meno, perché ancora sto selezionando quelle del viaggio di quest'estate e sono passati 6 mesi. Ho cercato anche di fare dei video, pur riconoscendo i miei limiti sia tecnici che di tempo, però li ho documentati abbastanza. Prima con DVD, adesso con video su YouTube direttamente, e tutti i miei viaggi principali sono documentati sia in moto che in bici che in barca a vela. E soltanto che, essendo anche solo, non è semplice a volte poter fare un video, soprattutto un video, le foto è più semplice, adeguato. Perché per quanto per esempio in barca vedete diversi appoggi ram mount per mettere la telecamera dove voglio, o sì, telecamere anche in testa d'albero, alla fine io faccio quasi tutto al volo col telefono, certo, che è un mezzo molto pratico, che ha tanti vantaggi, ma che certo tecnicamente non è il massimo. E ci vorrebbe uno come te che mi seguisse per fare il video del viaggio. ci programmiamo. A quel punto io ti offro vitto e alloggio, tu mi fai il video e probabilmente uscirà una cosa interessante, ma da solo più di tanto non riesco a fare. Questa è una premessa e una promessa, l'avete sentito tutti. Cucino malissimo, ti avviso, però l'essenziale. Cucino anch'io. E quindi sì,
Il video è importante, però per me è più importante il viaggio. Davanti a una bell'alba la fotografo, ma poi me la godo. Certo. Davanti a una bella veleggiata la fotografo, faccio qualche breve clip video, ma poi me lo godo. Certo, E certo. siccome sono solo, se devo scegliere fra documentare e godermi una cosa, me la godo. Però comunque l'essenziale lo documento. E poi soprattutto io cerco di fotografare, prendere materiale video il più possibile, e poi con calma a casa cercherò di ricavare quello che posso ricavare, ma intanto il viaggio l'ho fatto. Ci sono persone o riferimenti in generale che ti hanno ispirato, che hanno ispirato Marcello in generale rispetto ai tuoi viaggi? Ci sono delle letture, c'è qualcosa che in qualche modo ha aiutato, no? Anche un po' a immaginarti? Non particolarmente. A me piace leggere. All'inizio dei miei viaggi ho letto libri di viaggi, quindi si va da Bettinelli in Vespa, Italo Barazzutti in Goldin e altre cose del genere, ma non sono mai stati dei riferimenti. Dicevano a proposito dei giapponesi che copiano benissimo e fanno macchine perfette. Se copi, al massimo puoi arrivare al livello della persona copiata o dell'oggetto copiato, non puoi andare oltre. Non ho mai pensato di copiare, sia perché ognuno viaggia a modo suo, e sia perché, anche se riconosco l'importanza e l'utilità e l'apporto che hanno dato ai viaggi tante persone, non mi ritengo superiore a loro, sono semplicemente delle letture interessanti, ma non sono mai stati dei riferimenti, perché se io decido di fare un viaggio in Africa o di andare in Mongolia, ci vado a modo mio, anche se poi magari qualcun altro l'ha fatto in modo simile o completamente diverso. Fine. Marcello, rapidissimamente, chi non dovesse conoscerti, dove può trovarti, quali sono i tuoi social, rapidissimamente, poi ovviamente li mettiamo qui in sovraimpressione così ti possono anche recuperare e vivere le tue esperienze. Parto dal mio sito, che ormai da oltre 20 anni, che è gold-wing.it, che però poi mano a mano si è integrato con altri canali, per esempio il mio canale YouTube, lo trovate scrivendo Marcello Anglana o anche Goldwin98. Poi i miei due forum, quello storico di moto, quindi Motoviaggiatori, del gruppo Forum Community, ma lo trovate anche con motoviaggiatori.net, e poi l'altro forum che ho appena fondato, ma ancora poco seguito perché ho fatto 25 anni da motociclista, che è quello di Vela, Forum Vela, o anche Forum Community Vela.it. Ok, mettiamo comunque tutto in Sì, descrizione, poi mettiamo l'indirizzo. per cui... Perché molti miei viaggi li ho cominciati a raccontare sul sito, poi magari li ho raccontati in diretta sui forum, e soprattutto nei motoviaggiatori, e poi anche quello di Vela, i viaggi in bici, i viaggi in barca. Il giro del mondo di Marcello è stato di 34.000 km in moto attraverso 5 continenti, 24 stati, 83 giorni complessivi di viaggio. Cosa rende diverso questo giro da quello di chi parte per anni, e qual è stato il valore per te di questa esperienza? Stiamo parlando di una delle frasi più importanti che possono essere, diciamo, percepite un po' dall'immaginario collettivo, l'ho detto anche in un'altra occasione, in un'altra intervista. La frase giro del mondo è qualcosa che, no, cioè apre lo stomaco. Cos'è stato per Marcello il suo giro del mondo? Il perché così tempi ristretti. Un viaggio per me, e sottolineo per me, deve avere un inizio, uno svolgimento, una fine. Un viaggio è una parentesi nella vita normale. Un viaggio è un qualcosa di ben definito. La mia non è una vita in viaggio nel senso che vivo in viaggio, è una vita in viaggio nel senso che viaggio spesso e ripetutamente, ma sono somme di tanti viaggi. Io non concepisco l'idea di mollare tutto e star via 3-4 anni in giro per il mondo, con tutto il rispetto per chi lo fa, che fa benissimo a farlo. Il viaggio per me deve essere veloce, perché tra l'altro nella stessa velocità del viaggio io apprezzo di più le differenze. Dire da casa dell'andare sempre avanti finché non si ritorna allo stesso punto di partenza. Il viaggio con la V maiuscola, fatto da solo, fatto in un tempo ristretto. Gli 80 giorni era un riferimento ovvio, ovviamente, che non era essenziale. Io potevo farlo tranquillamente, molto più velocemente, in 50 giorni, in 40 giorni, senza fermarmi a vedere nulla. Ma era un modo di unire una cosa all'altra, di vedere luoghi da dove probabilmente non sarei passato mai più, e contemporaneamente di mantenere un certo ritmo.
Tra l'altro, una curiosità, gli 83 giorni sono nati semplicemente perché Lufthansa in Brasile decise all'ultimo momento di cancellare il mio volo e di rinviarlo di una settimana, altrimenti sarei arrivato dopo 76 giorni. Però ripeto, per me questo era relativo, anche se sono partito e arrivato praticamente negli stessi giorni del famoso romanzo di Giulio Verne, arrivando poi a casa la vigilia di Natale, proprio oggi, il 24 dicembre del 2000, se ricordo bene, 23. Poi correggetemi se sbaglio. Ma dai. Era esattamente Ma dai, oggi, il ma 24 dicembre. ma dai. E non vi dico la faccia e la contentezza di mia moglie che vedeva arrivare il marito dopo 80 giorni, la vigilia di Natale. Senti, l'emozione alla partenza, il momento in cui partivi, accendevi la moto per partire, e anche se ce l'hai anticipato, la tua emozione all'arrivo. Due emozioni a confronto, secondo me, no, molto diverse, se vuoi. La partenza è una liberazione, perché dopo tanti mesi, diciamo praticamente dopo un anno di preparazione, che ripeto, più è breve il viaggio, breve nel senso di concentrato, non perché il giro del mondo sia breve, ma in 80 giorni è veramente breve, più deve essere meticolosa e accurata, perché saltare una coincidenza significa perdere mesi, dimenticare un visto è un grosso problema. Era la partenza una liberazione, perché mi rendevo conto che in questo momento mi potevo rilassare, perché il più era fatto. Dovevo soltanto guidare e stare attento ai pericoli, e schivare gli ostacoli, e adattarmi alla burocrazia, trovare le coincidenze. Normale amministrazione per un viaggiatore. Però avevo già preparato, avevo la coscienza a posto di aver fatto tutto quello che potevo per prepararlo. L'arrivo era semplicemente la sensazione di aver compiuto il viaggio, di avercela fatta, di riabbracciare gli amici e i familiari. Ma era una sensazione strana, era un normale completamento del viaggio. Non era una sorpresa, era il normale completamento di tanta preparazione e di tanto viaggio. I tuoi occhi dicono tanto mentre racconti queste cose, i tuoi occhi dicono tanto perché fanno capire evidentemente che Ricordo tutto. che c'è stato tanto movimento interiore. E adesso ti faccio questa domanda a proposito di quel viaggio. Ed è sempre un di cui un po', no? Di quell'andare oltre, o comunque integrare anche i numeri e le statistiche. Innanzitutto poi se ci puoi raccontare se ci puoi dare qualche numero di quel viaggio, mi interessa moltissimo. Però ecco, mi interessa capire se c'è stato un incontro speciale che ti ha lasciato un insegnamento alla fine di quel viaggio. Un incontro con una persona, un evento eccezionale, un momento particolare. Allora, i numeri mi piacciono, soltanto che a volte mi dimentico i dettagli, e anche per questo scrivo libri e scrivo tabelle Excel e me li segno, quindi potrei non essere preciso. Però, come hai detto tu, 5 continenti, 3 oceani da superare. L'unico momento in cui ho dovuto lasciare la mia moto e caricarla sull'aereo, a parte il problema della Birmania che sapevo già che non era transitabile e che quindi ho dovuto valicare con l'aereo, e questo. Quindi il passare da un continente all'altro, da costumi, da climi completamente diversi, da barriere doganali e burocrazie completamente diverse, perché certo entrare in Nepal o imbarcare la moto su un aereo nepalese per poi andare in Malesia non è la stessa cosa che presentarsi alla dogana australiana. Ecco, io per esempio mi ricordo quando arrivai in Australia ero molto preoccupato per le severe norme doganali, e sapevo che, a differenza dell'aeroporto di Bangkok, dove alzai la voce e feci aprire la dogana apposta per me di sabato mattina, e non vi dico la faccia del funzionario doganale che dovette venire in aeroporto per me perché sennò stavo piantando una grana terribile. Volevano che restassi fino a lunedì e io gli risposti: e che cavolo faccio a Bangkok da sabato a lunedì? Ora, una persona normale sa che fare a Bangkok da sabato a lunedì, ma per me 2 giorni fermo a Bangkok è una rottura di scatole. 2-3 ore bastano per il mio modo di viaggiare, perché il mio scopo non è conoscere Bangkok, se no prendo un aereo e visiterò tutti i suoi templi, ma in moto 2 ore bastano. Quindi, dopo aver smosso mari e monti e aver rischiato di farmi arrestare, sapevo, però alla fine l'ho spuntata io e il sabato mi hanno ridato il foglio e sono partito. Arrivando in Australia sapevo che mi dovevo comportare in modo diverso, perché il funzionario doganale si comporta in modo diverso, quindi siediti lì e, anche se non lo diceva, non fiatare.
Adesso io guardo le carte, metto il timbro, ti dico cosa c'è da pagare e te ne vai. E tu zitto e obbedisci. Gentilissimo, molto professionale. E allora mi ricorderò sempre la mia paura. Avevo lavato la moto come non l'avevo lavata mai. Sopra, sotto, dentro, perché lì in Australia non puoi mettere nulla di agenti patogeni, allogeni, vegetali, animali o altri che vengono dall'estero, perché anche giustamente sono molto severi. Bene, lui arrivò, guardò la moto, io dissi guarda, pulita, pulita, guarda, è più pulita di me, l'ho lavata tutta. La guardò velocemente, non notò nulla e poi a un certo punto col ditino disse apri il sacco della tenda. Ma non l'ho usata perché non ho avuto occasione per ora di usarla in Australia. Ok, apri il sacchetto dei paletti. No. Vabbè, non li ho usati, li ho presi, li ho messi là. Tira fuori il paletto, tira fuori la pinzetta. Filo d'erba. No. Lì mi è crollato il mondo addosso. Già mi vedevo in quarantena, bloccato C'è qualcuno per un più preciso di mese. te. Però, ripeto, pignola, estremamente attenta, precisa, ma molto professionale, in un certo senso flessibile. Prese il filo d'erba con la pinzetta, senza toccarlo, si avvicinò a un grosso bidone dove c'era scritto in inglese quarantena, lo buttò giù, ok, puoi andare. Marcello Anglana, ti senti più determinato o più egocentrico? Onestamente, e non per cavarmela facilmente, entrambe le cose. Sono molto determinato e non ho problemi a dire che sono egocentrico, perché c'è una famosa frase, l'uomo è la misura di tutte le cose. Bene, io sono la misura del mio viaggio. È il mio viaggio, fatto su misura per me. Quindi, perché presumo la domanda sia soprattutto relativa ai viaggi, io sono egocentrico, perché io sono il centro del viaggio. Quando vedo le persone, sarei un ipocrita a pensare di vedere le persone nella loro essenza in modo obiettivo. No, se io vedo un mongolo, un africano, un esquimese, io lo vedo con gli occhi di Marcello Anglana, europeo, occidentale, bianco per quello che conta, con una certa educazione, con una certa cultura, con un certo modo di vedere le cose e anche con alcuni pregiudizi di cui cerco di spogliarmi. Ma le vedo comunque come Marcello Anglana. Io sono egocentrico, nel senso che io sono il centro del mio viaggio. E questo a prescindere da ogni senso di superiorità. Io sono il centro del mio viaggio perché io vedo le altre persone attraverso le lenti della mia vita, di cui non posso mai spogliarmi completamente, anche se cerco di farlo. Sono egocentrico e non è un difetto. Mi ha colpito, non so se è una coincidenza, che tu hai fatto, anche in questo caso, non so se ti sei giocato questo numero, 34.000 chilometri anche nell'andata-ritorno dall'Italia al Giappone. Sì, è una coincidenza. È veramente una coincidenza incredibile. È stato come il Giro del Mondo, perché Esatto. il Giro del Mondo non è il viaggio più lungo che si possa fare in terra, e anche perché è spesso spezzato dal mare, mentre il Giro del Mondo in barca a vela si fa per mare e lo puoi fare in modo continuo senza mettere mai la barca sulla terra o sull'aereo. Il Giro del Mondo per terra lo devi per forza spezzare perché non c'è un continuum terrestre, c'è un continuum di acque. Quindi inevitabilmente è più breve, anche se ovviamente puoi gironzolare e fare anche 100.000 km, però se lo fai per la via breve, il Giro del Mondo è relativamente breve. Quindi alla fine poi è coinciso con Italia-Giappone ritorno, in cui feci 34.000 km perché attraversai tutta quanta la Siberia, ed è stato ampiamente superato dal viaggio successivo, l'unico grande viaggio su cui non ho ancora scritto il libro, che è stata la Panamericana, dove i chilometri sono stati 46.000, anche escludendo la traversata del Canada, circa 6.000 km fatti in una settimana in tutto surplus e tranquillità. Sono comunque 35-40.000 km solo per andare da Ushuaia a nord dell'Alaska, perché l'America è estremamente lunga e percorrerla tutta è addirittura più che fare un giro del mondo. E quello è stato veramente il viaggio forse più pieno di soddisfazioni e più impegnativo della mia vita. La Panamericana è una cosa completamente al di fuori dell'umana immaginazione. Marcello, Sì. tra un po' ci farai vedere qualcosa, però ti voglio fare questa domanda. Che cosa trovi a Lecce quando torni, al di là degli affetti, quindi dal punto di vista proprio del luogo, no? Che tu lasci alle tue spalle e poi ritrovi al tuo ritorno, che non trovi altrove?
A Lecce ho sempre vissuto, non dirò che è la città più bella del mondo, ma ci sto benissimo e anche potendo non vorrei vivere da un'altra parte. Sarà che sono abituato, sarà che è una bellissima città, sarà che c'è un bel clima, sarà che ha una grande storia, sarà che è un bel paesaggio, sarà che anche se mancano le montagne c'ho la Grecia di fronte per la barca a vela, o se quando andavo in moto bastava fare 1000 km e mi trovavo in Austria. Ecco, cose del genere. È comodo. Per me Lecce è il centro del mondo semplicemente perché è il centro da dove parto io. Ci sono degli oggetti che hanno un significato particolare che vuoi farci vedere rapidissimamente? Sì, è molto difficile tornare da un viaggio senza un oggetto. Non che ci tenga particolarmente a riempirmi di cose, però a volte viene naturale. Vi ho già mostrato il boomerang per dire che torno sempre a casa, o che so, la telecamera 360 gradi che ho usato in bici, che ho usato in moto, che uso ancora in barca, che mi permette di fare delle riprese, oppure che so, quando sono stato in Nepal ovviamente a me piacciono molto i coltelli tradizionali, questo che è il tipico coltello pugnale dei Gurkha con cui tagliavano la gola alle persone, i Gurkha, i famosi mercenari dell'esercito inglese, oppure Ecco qui, facciamolo vedere, classico, facciamolo vedere. Questo è diciamo che a un pezzo- certo punto la Goldwyn ha Avvicinalo, detto avvicinalo. basta, Avvicinalo. non ce la faceva più e dopo appena 500.000 di chilometri, questo è stato poco prima del mio primo libro che parlava appunto dei 500.000 km in Goldwyn, io ho dovuto cambiare il contachilometri ancora meccanico che vedrete qui segna ancora 503.000 e rotti chilometri e si era rotto, diciamo che i meccanismi si stavano inceppando, allora l'ho preso con grande attenzione mantenendo i chilometri che segnava, l'ho rimesso uno nuovo e credo di essere stato l'unico in Italia, se non al mondo, a chiedere al mio meccanico di avanzare i chilometri perché non volevo ripartire da zero e ha rimesso con grande pazienza e lo ringrazio ancora i chilometri esattamente come erano e Pazzesco. adesso sta a 999.000 Perché? Il numero? perché il numero è la misura di tutte le cose. Perché il numero è la misura di tutte le cose, non dimentichiamocelo. Oggi, dopo quell'esperienza, dopo l'esperienza del Giro del Mondo, che è stata un'esperienza completa, no? Come l'hai definita, oggi cosa desidera Marcello? Dopo l'esperienza della moto dal quale ho deciso di separarmi perché non provo più gusto a guidare dopo l'incidente, semplicemente perché non mi diverto, perché devo sempre stare attento, il mio desiderio è di continuare a viaggiare con la mia barca, col mio stile, in autonomia. Magari ecco, non farò il giro del mondo perché sinceramente non ci tengo a fare grossi pericoli, però mi piace viaggiare con calma. C'è un breve video di pochi secondi dove mentre sto veleggiando nelle isole Ioniche io racconto la mia filosofia. Veleggiare con calma, muovermi con calma, con attenzione, godendo ogni momento, avendo sempre ben presente dove voglio andare e come ci voglio arrivare, però senza l'assillo del tempo. E se posso in 20 secondi, io sono partito con l'idea di arrivare a Creta, ci sono arrivato in 6 giorni, volevo anche continuare per Cipro. 6 giorni sono un tempo assurdo, brevissimo, oltre 500 miglia da solo su una barchetta di poco più di 10 metri, facevo oltre 100 miglia al giorno a volte. Arrivato a Creta mi sono guardato allo specchio e mi sono detto, sì mi sto divertendo, ma chi me lo fa fare? Ho girato la barca e ho rifatto quelle 500 miglia indietro, zuzzerellando, andando da un'isola all'altra, in 24 giorni, per un totale un mese. Quindi quello che avevo fatto in 6 giorni l'ho fatto nel quadruplo del tempo, godendomela, muovendomi sempre, ogni giorno in un posto diverso, tranne quando il maltempo mi costringeva a star fermo, ma facendo 10, 20, 30, 40 miglia, perché per me il viaggiare è questo, muovermi sempre ma come voglio io. Come ti immagini tu come viaggiatore di mare o di terra da qui ai prossimi 10 anni? Hai, ecco, la possibilità di... L'idea, per quanto siano programmabili queste cose, è se il Signore mi dà la salute di continuare per 10 anni con questa barca, almeno, di godermela e di viaggiare nell'arco del Mediterraneo. Non ho adesso voglia di fare imprese al di fuori del Mediterraneo, che è il posto più bello del mondo. Secondo me è viaggiare soprattutto nelle isole greche e visitare le zone del Mediterraneo raggiungibili da me, sempre partendo da questa base nautica, allargandole, andando prima di qua, poi di là, da solo, con amici, con familiari se riesco a coinvolgerli, senza forzarli, però in ogni caso se io decido di partire, parto. Se ti vuoi dire qualcosa in conclusione che
non abbiamo detto che non hai detto per salutare gli amici a casa? Viaggiate e abbiate fiducia in voi stessi. Potete fare tanto. Basta essere determinati, un minimo prudenti. E si può fare tanto. Grazie Marcello, grazie mille, grazie.